Ciao a tutti, ma lo sapevate che il caffè, quello che normalmente si beve la mattina, ce lo si può produrre in casa da soli, addirittura in un vaso sul balcone? Oggi in questo video vi svelerò tantissimi trucchi per poterci riuscire, ma soprattutto vi mostrerò tutte le fasi, quindi dalla semina alla raccolta. Io vi consiglio di seguire, ma soprattutto rifare ciò che vi mostrerò, perché sono certo che se ci proverete alla fine sarete davvero contenti di ciò che otterrete. La prima cosa che occorrerà fare, la più importante in realtà, è quella di procurarsi i chicchi del caffè, che non sono nient'altro che i veri e propri semi. Però quando li sceglierete dovrete stare attenti ed è tassativo che questi non siano cotti e ve ne accorgerete perché avranno questo colore. Se avranno un colore marrone scuro, tipo cioccolato, purtroppo non andranno bene perché una volta cotti i semi non saranno più buoni per generare nuove piantine. I chicchi buoni, quelli che insomma andranno bene, saranno perfetti per ottenere le piantine nuove, devono avere questo colore, che è il colore naturale del seme. E ora vi mostro la differenza tra dei chicchi che sono stati cotti, guardateli, è un colore scuro davvero molto intenso, e invece mettendoli di fianco agli altri, che sono al naturale, guardate la differenza tra questi e questi è davvero impossibile non distinguere la differenza tra loro. Quindi ripeto, questi non andranno assolutamente bene, questi invece sono perfetti. Semina. Quindi, una volta trovati i semi, non resterà altro che procedere con l'operazione di messa in dimora. Procurarsi un vaso di circa 10 cm di diametro e riempirlo con della torba di buona qualità. In alternativa, se non la doveste trovare, o insomma non ce l'aveste in casa, andrà benissimo anche del terriccio universale, purché soffice, drenante e tassativamente di buona qualità. E fare in questo modo. Fare un foro di circa 4 cm di profondità nel centro, dopodiché prendere un semino, non è importante il verso nel quale andrete a farlo cadere, e farlo cadere nel buco. Dopodiché rinzaffare tutto intorno e con un vaporizzatore bagnare il tutto molto abbondantemente. E l'operazione è ultimata, non resta altro che mettere lui in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti. Primo trucco. Nell'ipotesi che voi vogliate accelerare i tempi e quindi farli germinare prima, esiste un trucco che è davvero molto semplice, ovvero quello di prendere un bicchiere, riempirlo con circa 4-5 cm di acqua sul fondo, quello del rubinetto andrà davvero benissimo, ed andare ad immergerli all'interno. Considerate che se li mettete tutti andrà benissimo. Io, per farvi vedere poi la differenza tra quelli che metterò a mollo e quelli invece che lascerò fuori, quindi essiccati, ne metterò soltanto una piccola parte, facendoli cadere all'interno, così. Trascorse più o meno 48 ore, riprendendo il tutto e tirando fuori i semini dall'acqua, questo è ciò che si è ottenuto. Guardate come si siano reidratati e abbiano cambiato colore. Per farvi vedere meglio la differenza, provo a mettervi questo, che è un seme che in acqua non c'è stato. La differenza è davvero lampante all'occhio, a parte il colore, anche il peso. L'enorme vantaggio è che loro nasceranno veramente in tempi ridotti. Si parla più o meno della metà rispetto a quello che ci metterà il seme non reidratato. Secondo trucco. Esiste anche un altro metodo che vi permetterà di accelerare ulteriormente la germinazione dei semi, ovvero quello di creare una mini serra intorno al vaso. Quindi prendere una bottiglia da 2 litri sarà davvero l'ideale, tagliare la parte superiore partendo dall'alto e scendendo di circa 10 cm in questa maniera, e con quello che si otterrà semplicemente andarlo a posizionare sopra, prestando leggermente. Così facendo si è creata una vera e propria mini serra con all'interno della bottiglia un microclima con temperatura, ma soprattutto umidità costante, che vi assicuro accelererà notevolmente la germinazione del seme. Primi risultati. Trascorsi all'incirca 30 giorni, riprendendo il vaso, questo è ciò che si è ottenuto. Oltre ad essere spuntata, la piantina è già alta circa 1 centimetro. Le prime 2 foglioline che nascono sono i cotiledoni, e dopodiché, dopo queste, nasceranno le foglioline vere e proprie, quelle che avranno poi la sembianza di quando la piantina sarà adulta. E andando a guardare alla base si nota chiaramente il semino dal quale è nata la piantina. È ancora attaccato a uno dei 2 cotiledoni. Trascorsi all'incirca 45 giorni, riprendendo il tutto, la piantina gode di ottima salute. Considerate che sono proprio i primi giorni di vita della piantina che sono quelli più cruciali, quelli nel quale potrebbe patire e seccare. E altra cosa importante, se il semino, come in questo caso, rimane attaccato non soltanto alle foglie, ma anche allo stelo, voi non lo staccate mai, perché proprio da quello lei potrà assorbire nutrimento oltre che dalle radici e dal terreno.
Trascorsi 3 mesi, la piantina, oltre alle prime 2 foglioline, ha iniziato a fare nascere le foglioline vere e proprie della pianta, quindi quelle che avranno poi la sembianza della piantina adulta quando crescerà. È alta circa 8 cm e il suo aspetto già oggi è davvero molto gradevole. E arrivati al 6° mese, questo è ciò che si è ottenuto, una piantina alta circa 12 cm, con tantissime foglioline, che gode di ottima salute. Infatti se si va a guardare alla base, quindi nel terreno, lo stelo e le foglie non presentano tracce di funghi, muffe o batteri. Significa che davvero tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Sino a che la pianta è piccina, mi raccomando, bagnate soltanto quando il terreno si asciugherà, ma non lo fate mai seccare ed evitate i raggi del sole diretti perché se troppo forti potrebbero farla seccare. Semina multipla. Oltre che seminare un singolo seme in un vasetto, esiste anche la possibilità di mettere più semi in vasi unici, però questi dovranno essere molto più grandi, almeno 30 cm, e lì si potranno mettere da 4 a 8 semi. Il vantaggio è che, anziché avere un effetto all'alberello, avrete un effetto a cespuglio. Lo svantaggio è che quando cresceranno troppo, però dovranno essere separati, perché se no la corretta crescita di uno andrà a compromettere il corretto sviluppo e crescita delle altre. E questo è il risultato che ho ottenuto io mettendo più semi in un unico vaso. Il risultato esteticamente è davvero molto bello, sicuramente all'inizio molto più bello di una piantina singola. Arrivati a questo punto non resterà altro che godersi la pianta, farla crescere. Quando lei raggiungerà la sua maturità inizierà a fare i primi fiori e, se saranno fecondati, i primi frutti. A quel punto li potrete raccogliere, tostare e gustarvi il caffè che avrete prodotto da voi in casa. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale perché questa è un'operazione che a voi non costerà nulla, però per me è importante perché mi aiuterà a fare crescere il canale. Quindi detto questo, un saluto e al prossimo video.